Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'armatura di Iron Man, edizione De Agostini Marvel 2022 in scala 1:3, altezza 60 cm, un'armatura bellissima. Ci ha dato sicuramente un po' di lavoro, però l'importante poi è ottenere il risultato. D'altronde, per chi fa modellismo lo sa che non si può pensare di prendere e montare che tutto funzioni perfettamente bene. Il modellismo non è così, come molti magari si aspettano. Certo, sotto un certo punto di vista, adesso ovviamente sto parlando dei problemi che abbiamo avuto alle articolazioni delle spalle, così come quelle dei gomiti. Però, ripeto, non è una cosa che chi fa modellismo ha ricevuto come una pioggia a ciel sereno, ecco. Lo sapevamo perché quando si monta un modello del genere, e vi posso garantire, ma poi l'avete visto anche voi che lo avete montato, è veramente complesso come modello, si muove tutto. Io sto facendo anche Robocop, che è bellissimo, però ovviamente ha meno funzioni di Iron Man, non ha i polpacci dietro che si aprono con tutti i reattori, i propulsori, chiedo scusa, e le dita si muovono come in Iron Man, anche in Robocop, ma nella schiena ovviamente Robocop è un'altra cosa, non ha tutte quelle aperture che invece ha Iron Man. Sicuramente, secondo me, la De Agostini ha fatto un ottimo lavoro, ma chi ha progettato il prodotto poteva fare la stessa cosa che poi è stata fatta con Robocop, cioè mettere il movimento delle braccia con la dentatura, chiamiamola così, micrometrica, anche se è un termine non proprio corretto, piuttosto che invece poi andare a mettere queste giunture, a progettare queste giunture con le rondelle d'atrito dentro, che poi per chi mi segue sa che ho risolto. Andate a vedere i video dedicati andando semplicemente a incollare con un bicomponente possidico le rondelle. Il problema, ragazzi, è tutto lì. Una volta che andate a vedere il video dove faccio vedere la modifica, e non mi scrivete in 30.000 persone dov'è la modifica, dovete guardare i video, altrimenti non ce la faccio a stare dietro a tutti. Abbiate pazienza. Io sto cercando veramente di fare tutto quello che posso per aiutare le persone che hanno più difficoltà. Cercate di aiutarmi anche voi guardando i miei video, e soprattutto mi raccomando ragazzi, non mi saltate gli annunci, perché se mi mandate avanti l'annuncio appena c'è scritto salta annuncio, Michele non va avanti tanto col canale. Ecco, questo è un aiuto che vi chiedo. Grazie a tutti coloro i quali ascolteranno le mie parole e faranno questa meravigliosa azione di aiutarmi. Grazie a tutti. Stavo appunto dicendo che questa armatura è veramente bella. Questa, ho detto prima che siamo alla 119 come numero di uscita, ed è corretto in parte perché non è la 119 come numero di armatura danneggiata. Sappiamo che Iron Man terminava all'uscita numero 100. Questa di fatto è l'uscita numero 19 delle 20 previste dell'armatura danneggiata. Adesso vi do, per chi lo desidera, perché non credo che molti abbiano deciso di fare anche queste ulteriori 20 uscite opzionali, quindi per chi lo desidera potrà, oltre che guardare le immagini molto belle, dare anche la lettura, a dare anche lettura al fascicolo, che non è da meno. I contenuti sono molto importanti e interessanti per chi ama questa armatura e Tony Stark.
Innanzitutto guardiamo bene la copertina perché è davvero bella. Guardate che spettacolo. Alla fine poi farò una rappresentazione di queste 19 uscite, Pensavo a voce alta. Mi suonava male detto così. Ecco qui. Ringrazio tutti i miei iscritti e le persone che mi visualizzano, ricordando a quelli che magari hanno poca memoria e sono distratti e alla fine del video non si iscrivono, iscrivetevi prima così non vi sbagliate, non vi dimenticate. Ecco appunto, dicevo che mi verrebbe da dire, e lo dico, a queste persone: ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Per me è importante l'iscrizione al canale, ovviamente lo è ancora di più la visualizzazione. Quindi grazie a tutti coloro i quali si iscriveranno al mio canale e decideranno anche di condividere nei gruppi dedicati i miei video. Questo è quello che troviamo in questa uscita. Ecco qui. Non so se l'ho già detto, non me ne vogliate perché l'età avanza e la demenza senile, spererei di no, ma se l'ho già detto mi sa di sì. Alla fine di questo video farò una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato in queste 19 uscite dell'armatura danneggiata. Guardate che spettacolo questi fascicoli. Nelle 100 uscite non avevamo alla metà del fascicolo queste immagini che si ripetono ormai per ben 19 volte di tutti i fascicoli che sto facendo vedere dell'armatura danneggiata. È una cosa molto bella. Sono fascicoli molto ricchi di contenuti, oltre che scritti anche di immagini. È vero che acquistiamo l'armatura, in questo caso ci piace, ma guardate che anche tutto quello che c'è scritto sono dei piccoli giornalini e i giornalini si pagano. Immaginatevi quanto lavoro c'è dietro. Molte volte ce lo dimentichiamo o ancora peggio non lo consideriamo proprio. Ed è un errore, perché è una valutazione sbagliata. E da valutazioni sbagliate si danno giudizi ancora più sbagliati. Come quando sento o leggo che questa armatura è cara. Ma non scherziamo. Un'armatura da 3,5 kg di peso, 60 cm, bellissima, perché è un pezzo veramente bello, e leggo che è cara, ma assolutamente no. E il progetto, tutto quello che c'è dietro, i fascicoli, le traduzioni, le spedizioni, i pezzi che vi vengono sostituiti gratuitamente, ma dove è cara? Dai, non è cara. Semmai è costosa, che è un'altra cosa. Costoso è tutto ciò che ha un prezzo che può sembrare elevato, ma li vale tutti, e caro è quello che invece non vale quello che costa. Sono due cose diverse. Nella prossima uscita, che è già in mio possesso, come avete già visto nell'uscita precedente, concludi l'assemblaggio dell'armatura danneggiata. Meno male, finita. Poi è finito con Iron Man, finalmente, perché è bello anche costruirli sicuramente, vederli poi, diciamo, in dirittura d'arrivo, però poi basta, passiamo ad altre cose, come potete vedere nella mia playlist. Allora, tutto qua, questo è quello che troviamo. Molti di voi so già cosa diranno: ma Michele, solo questo? Ma non importa ragazzi, io lo sapevo, ho voluto farlo lo stesso. Eccolo qua, controllate sempre
le lettere dietro, perché potrebbero anche sbagliarsi, sinistra e destra. Perfetto. Questo è il pezzo che va messo qui. Mi stavo confondendo. Ecco. Va messo qui. Adesso non riesco a toglierlo, vabbè. Lo farò poi quando dedicherò un video montando tutto Iron Man con un'armatura danneggiata. Ma cosa sto facendo? Il pezzo sopra? Eccolo qui. Michele, Michele, ma cosa fai? Ecco. Bene, io direi che il video è finito. Adesso, prima di salutarci, metto la pausa e preparo qui tutto quello che ho trovato in queste 19 uscite. A dopo. Perfetto. Se qualcuno ha piacere, può dare visione della particolare finitura che è stata destinata a questi pezzi, che io trovo molto carina e fatta davvero bene. Se qualcuno poi avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti pure privatamente, grazie. Questo è anche un gran bel pezzo, non soltanto per la dimensione, ma proprio per il particolare. Qua abbiamo due semifori da proiettile. Guardate il casco, che bello che è, con le linee che continuano qui di danneggiamento. Trovo che sia veramente bello. Qui non c'è alcun gioco. Andate a vedere tutte le modifiche e gli interventi migliorativi per quanto riguarda la funzionalità e la stabilità dell'armatura che ho fatto e ho proposto per tutti voi nei miei video. Se avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie ragazzi. Vi stiamo guardando i coprigomiti, i muscoli delle braccia, copertura in metallo della coscia, quella interna, questa è la parte superiore dello stivale, qui abbiamo l'attacco a calamita, copertura dell'avambraccio,
questo va dietro la schiena, sul torace, il torace, eccolo qui, infatti questo pezzo che abbiamo appena visto poi andrà qui. Questo l'abbiamo appena visto. Che altro? Questi sono sempre parti in plastica che vanno sulla copertura anteriore della gamba, e questa invece è quella laterale, sempre della gamba. Diciamoci la verità, sono fatti bene. Queste sono le due borchie annerite, perché sono state appunto colpite dai due proiettili che avete visto, dai fumi dei due proiettili che avete visto sul torace, questi. Come potete vedere, queste invece sono perfettamente argentate. Bene, penso di avervi fatto vedere tutto. Sì, non mi rimane allora che salutarvi, ringraziarvi del vostro tempo. Grazie ragazzi, grazie veramente, perché siete voi la vita del mio canale. Io continuo ad essere qui solo per merito vostro. Piano piano, appena potrò, cercherò di investire anche qualche soldo per il canale. Adesso faccio quello che posso, ragazzi, molto onestamente. Grazie del vostro tempo, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Non mancate, perché vado subito a preparare l'ultima uscita di questa bellissima collezione Iron Man.